Ti faccio una domanda semplice. Se domani tu sparissi dalla tua azienda per una settimana, il tuo team continuerebbe a lavorare bene oppure inizierebbe a rallentare, a bloccarsi e riportare ogni decisione su di te? Perché avere collaboratori non significa automaticamente avere un team. Un vero team funziona anche quando il leader non è presente. Ebbene, in questo video ti mostro 4 leve concrete di team building per costruire un gruppo più autonomo, più responsabile e soprattutto più efficace. E ti consiglio di arrivare fino alla fine, perché la quarta leva è spesso quella che cambia davvero il modo in cui le persone lavorano. Adesso mi aiuto con alcune slide, così andiamo subito al punto. Perfetto, allora ci siamo. Team building, come costruire un team che funziona anche quando non ci sei. Beh, nel frattempo, se non l'hai ancora fatto, metti like a questo video e se ti interessano questi argomenti, leadership, comunicazione strategica e quant'altro, beh, allora il mio suggerimento è quello di attivare anche la campanella, così sarai aggiornato o aggiornata su tutti i video che andrò a pubblicare ogni settimana. Veniamo a noi. Allora, come possiamo costruire un team che funziona anche quando noi non ci siamo? Ma prima una domanda. Il tuo team lavora o aspetta te? Se ogni decisione torna sempre sulla tua scrivania, non hai ancora un team autonomo. Ogni scelta passa da te? Il team si ferma ad aspettare? Il team non sviluppa autonomia? Tu non puoi scalare, ovviamente. Se il collo di bottiglia della tua stessa azienda sei tu, ovviamente la tua azienda non potrà mai crescere. Il team building non è fare gruppo, come si dice per generalizzare il tutto. Una cena aziendale, un evento di team, una giornata di svago insieme, intrattenimento piacevole certamente, ma non è metodo. Quello che invece costruisce davvero è responsabilità condivisa, fiducia reciproca, autonomia operativa, quindi non intrattenimento, ma metodo per l'appunto. Le 4 leve di un team che funziona sono queste. Se manca una leva, anche solo una di queste 4 leve, il team rallenta. La direzione deve essere chiara. Primo punto, imprescindibile. Tutti sanno dove stanno andando e perché. Secondo punto, ruoli ben definiti, nessuna sovrapposizione, nessun vuoto di responsabilità. Terza leva, responsabilità condivisa. Ogni persona possiede il proprio pezzo del risultato. Quarta leva, decisioni autonome. Il team decide senza aspettare il leader per ogni cosa. Così la tua azienda può progredire. Devi dare però una direzione chiara. Le persone non possono muoversi bene se non sanno esattamente dove stanno andando. Quindi il dobbiamo migliorare, dobbiamo fare meglio, dobbiamo vendere di più, non sono informazioni e direzioni chiare. Entro 30 giorni riduciamo del 20% i ritardi nelle consegne. Questa è una direzione chiara e misurabile. Qui molti leader sbagliano, vediamo subito, pensano che il problema sia la motivazione. Spesso invece manca solo chiarezza. Tante volte vengo contattato da imprenditori, manager, titolari di piccole e medie imprese che mi dicono: Alessandro, ti vorrei nella mia azienda, ti vorrei all'evento aziendale, alla convention, perché ho bisogno di motivare la mia forza vendita. Fantastico, bello, ci divertiamo, la motiviamo, ma la motivazione sparisce dopo qualche ora o dopo qualche giorno al massimo. Motivazione significa alta energia, voglia di fare, entusiasmo nel team, ma senza direzione, cioè senza un obiettivo chiaro e senza nessun punto di arrivo definito, si crea solo confusione, energia sprecata, risultati incerti, frustrazione crescente. Motivazione senza una direzione significa confusione. Prima devi chiarire la meta, poi si lavora sulla motivazione. Ed ecco perché quando mi contattano per questo dico: fermi tutti, prima cerchiamo di capire cosa non va, come possiamo migliorarlo, quali obiettivi ci vogliamo dare. Poi mettiamo tutto all'interno di un evento che può essere anche motivazionale, ma lì dobbiamo dare una direzione, oltre che la motivazione. La seconda leva è quella di definire ruoli e confini. Vediamola un po' più nel dettaglio. Quindi chi ha l'ultima parola è la responsabilità finale della scelta? Chi porta avanti il lavoro operativo e produce il risultato?
chi verifica qualità, tempi e coerenza con l'obiettivo, chi deve essere aggiornato senza essere coinvolto nelle decisioni. Per ogni attività importante chiarisci questi 4 punti e meno tu sei coinvolto o coinvolta e più veloce sarà la crescita del tuo team e della tua azienda. Se invece, e lo torno a ripetere, sei tu il collo di bottiglia, ovviamente l'azienda non potrà mai crescere. Terza leva, vediamo di approfondirla, trasforma gli esecutori in responsabili. Se dai solo ordini, crei dipendenza. Il team aspetta sempre te per sapere cosa fare. Se invece fai domande migliori, le cose possono cambiare. Quindi crea responsabilità. In questo modo il team inizia a pensare e a proporre soluzioni. Ad esempio, secondo te qual è la soluzione migliore e perché? Questo sicuramente può essere un motivo di crescita. Questo che abbiamo appena visto cambia tutto. Quando una persona propone una soluzione, inizia a sentirsi parte del risultato. Prima quindi solo esecutivi. Il collaboratore riceve istruzioni, le esegue, aspetta le prossime, nessun coinvolgimento reale. Dopo, pensiero più azione. Il collaboratore propone, decide, si assume la responsabilità, cresce come professionista e fa crescere la tua azienda e il tuo intero team. Non chiedere quindi solo esecuzione, ma chiedi pensiero ai tuoi collaboratori. E approfondiamo ora la leva numero 4. Dai autonomia con regole chiare. E sottolineo regole chiare. Autonomia quindi non significa fate quello che volete. Significa sapete decidere entro confini condivisi. Io dico sempre, nel momento in cui tracciamo i confini, all'interno di quei confini dobbiamo fare in modo che il nostro team sappia muoversi, decidere e agire in piena autonomia. Evidentemente, se devono uscire da quei confini, allora ecco che arriva il nostro intervento, arriva la nostra supervisione, ma dentro quei confini devono essere autonomi al 100%. Quindi l'area verde decidi tu. Dentro questi confini hai piena autonomia, agisci, decidi, porta avanti senza necessariamente bisogno di chiedere. L'area arancione è confrontiamoci. Quindi quando si esce da quei binari, oltre questo limite, ci confrontiamo prima di procedere. Non è un blocco, ma è solo una riflessione, un presidio. Esempio pratico. Puoi decidere da solo fino a questo limite. Oltre questo limite ci confrontiamo, me ne parli e vediamo insieme cosa fare. Il vero test del team building è questo, non è quanto il team lavora bene quando non ci sei, ma è quanto lavora bene quando non ci sei, anziché quando ci sei. Il sistema è solido se il team sa cosa fare, come farlo e chi decide cosa, indipendentemente dalla tua presenza o meno. Quindi c'è una autonomia reale. Le persone agiscono senza aspettare la tua presenza costante e questo genera una crescita continua. L'azienda avanza anche quando sei assente o sei impegnato in altre attività. La tua assenza rivela la qualità del sistema. Una persona a me molto cara, che seguo da tanti anni, qualche tempo fa disse: il vero imprenditore di successo è quello che non è indispensabile per la propria azienda. E questa frase mi ha fatto riflettere tantissimo negli anni. Ora, cosa puoi fare per mettere in pratica questo? Ho voluto riassumere una sorta di to-do list di cose da fare nei prossimi 7 giorni. Un piano pratico in 5 passi. Puoi iniziare oggi stesso. Punto numero 1. Scegli un'attività critica. Identifica un processo importante dove il team dipende ancora troppo da te. Secondo passo, chiarisci l'obiettivo, quindi definisci un risultato misurabile con una scadenza precisa. E solo dopo questo si passa al terzo passo. Definisci ruoli e confini ben definiti. Chi decide, chi esegue, chi controlla, chi va informato. Quarto passo, fai decidere una persona. Assegna la responsabilità completa a un membro del tuo team. E ultimo passo, ma non certamente meno importante, verifica il risultato dopo non ogni passaggio. Controlla l'output finale, non ogni micro decisione intermedia. Altrimenti questo non è delegare, questo significa ancora una volta diventare il collo di bottiglia della tua azienda. Un team invece cresce quando ha una direzione chiara,
obiettivi misurabili, scadenze precise, nessuna ambiguità sulla meta. Conosce ruoli e responsabilità. Ogni persona sa esattamente cosa le appartiene e cosa no. Impara a proporre soluzioni, non aspetta ordini, pensa, propone, si assume la responsabilità. Decide dentro confini chiari, autonomia reale, non caos, libertà con struttura. Quindi meno controllo significa dare maggiore responsabilità al nostro team. Bene, siamo giunti al termine anche di questo video. Se vuoi portare questo metodo nella tua azienda, se vuoi lavorare su comunicazione strategica, leadership e gestione del team, nella tua attività, con il tuo team, allora trovi sempre in descrizione anche il link per approfondire. E ancora una volta, se in questo video hai trovato qualche spunto interessante, ti suggerisco di mettere like, di commentare, magari dirmi come tu gestisci queste attività nella tua azienda e, perché no, attivare anche la campanella, così rimarrai aggiornato o aggiornata su tutti i prossimi video. Per il momento ci fermiamo qui e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!